Sono andato a riguardarmi tutti i gol subiti dall'Inter in questo avvio di stagione, li ho analizzati e mi è venuta in mente una teoria che voglio condividere con voi. 14 gol subiti in campionato, 0 in Champions League, dove comunque abbiamo affrontato squadre come Manchester City e Arsenal di alto livello, quindi già questo numero dovrebbe rappresentare, dovrebbe farci scattare l'idea che c'è un'anomalia. Anche se, come ho detto più volte, questi sono numeri comunque abbastanza in linea con le altre stagioni di Simone Inzaghi. Quindi ho detto più volte, la vera anomalia dal punto di vista dei numeri difensivi è stata la scorsa stagione, quella della seconda stella, dove abbiamo subito molto meno del solito. Comunque, quest'anno sono 14 gol subiti fino a qua, li ho analizzati e li ho, diciamo, classificati in 3 macro categorie per semplificare il nostro lavoro. E ci sono 3 gol, 3 situazioni da gol che nascono da una situazione in cui i centrocampisti, quindi il centrocampo, è troppo distante, non va ad accorciare su chi crossa e quindi c'è troppa libertà nell'andare al cross. E quando c'è troppa libertà nell'andare al cross, chiaramente a questi livelli vieni punito. È abbastanza scontato questo. Quindi una questione di distanze e di reparti e di equilibrio soprattutto. La seconda macro categoria è quella più numerosa. Ci sono 8 situazioni che possiamo, secondo me, categorizzare nelle disattenzioni più o meno individuali, nella mancanza di aggressività oppure un po' di sufficienza anche in alcune situazioni. Sono 8 situazioni che ho etichettato in questo modo ed è sicuramente un numero molto importante che ci dà già un segnale. 3 situazioni da gol invece ricadono nella categoria della troppa aggressività, che ti lascia quindi sbilanciato, tornando anche ad un discorso di equilibrio. Queste sono, secondo me, le macro categorie, senza entrare poi nel discorso di chi è la colpa, le responsabilità, senza entrare nei calci piazzati, altri dettagli questi. Da qui però nasce una teoria che adesso vi voglio portare e di cui parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Quello di oggi è un contenuto speciale perché durante la sosta abbiamo deciso di fare un'analisi e anche un po' un gioco con la nostra community nel club di Passione Inter, quindi su www.passioneinter.club con i nostri abbonati e le nostre abbonate in queste ore abbiamo analizzato a fondo la nostra Inter reparto per reparto e poi abbiamo dato i voti a tutti i singoli giocatori con il nostro famoso tier maker valutando questa prima parte di stagione, cioè come stanno andando gli interisti e l'Inter fino a qui. Questo è il primo contenuto quindi che pubblichiamo con questo tema dei voti della community di Passione Inter, analizzando appunto la difesa, dopodiché arriveranno anche quelli sul centrocampo e sull'attacco. Prima però di condividere con voi quali sono i voti della nostra community ai singoli giocatori dell'Inter, qual è questa teoria? Allora, come detto, le 3 macro categorie da cui sono arrivati i gol sono: 1, le disattenzioni soprattutto, e questa è la principale in assoluto, che fa scattare un campanello d'allarme, che ha fatto parlare di pancia piena. Ecco, sicuramente c'è un generale timido rilassamento, almeno, mettiamolo in questa chiave qua. Quel pizzico di ferocia che c'era stato in più l'anno scorso, soprattutto in campionato, quest'anno c'è un pochino in meno e anche meno equilibrio ed è abbastanza evidente. Prima poteva essere un discorso di gambe ad un certo punto, poi probabilmente secondo me è diventato un po' più una questione di testa, ecco, in alcune situazioni, detto che poi gambe e testa vanno sempre di pari passo, ma vediamo che in Champions League appunto non abbiamo ancora subito gol, qualcosina abbiamo rischiato, ma non sono arrivati quei gol che abbiamo visto in campionato, mentre in campionato i gol li prendiamo. Quindi è un fattore indiscutibile che si alza la soglia dell'attenzione in Champions League e i gol non arrivano. In campionato invece stanno arrivando con diverse disattenzioni. Seconda macro categoria, situazioni in cui facciamo crossare troppo liberamente gli avversari. E qui come causa si presta moltissimo lo stesso discorso di prima, cioè una mancanza di equilibrio, una mancanza di ferocia e di attenzione che in Champions League metti in più e che l'anno scorso magari avevi messo in più. La terza macro categoria invece è relativa alle situazioni in cui invece di aggressività ce n'è stata fin troppa, cioè anche quando la partita sembrava in ghiaccio e sembrava che tu potessi portarla a casa tranquillamente, ci sono state delle situazioni in cui invece siamo andati troppo aggressivi, troppo alti, forse secondo me vi ricorderete un riferimento a questa situazione qua, e abbiamo poi con questi errori permesso di far riaprire la partita, di prendere dei gol che hanno rimesso in discussione delle partite. Ecco, la teoria allora che abbiamo discusso nel club di Passione Inter non è che Inzaghi, questa è un po' la domanda che ci facciamo, non è che Inzaghi dopo aver vinto lo scudetto si è tolto questa scimmia che abbiamo detto tante volte l'anno scorso di dover per forza vincere quello scudetto di questa benedetta seconda stella
e adesso magari sta cercando di portare, una volta toltosi quel peso, l'Inter ad un altro livello, cioè ad un atteggiamento ancora più aggressivo, ancora più feroce in alcuni momenti, e come novità tattica di quest'anno quindi non vuole limitarsi a vincere, ma punta a vincere dominando anche gli avversari, che è una tendenza che nel calcio europeo alcune squadre importanti stanno portando. Questa è la teoria, ne parlava in particolare il nostro Massimo nel club, che saluto se ci sta seguendo, e vi chiedo che cosa ne pensate. Ci sono degli indizi, secondo me, a supporto di questa teoria, legati anche a come sono arrivati i gol, come dicevo, ma anche al fatto che si parla sempre più dentro l'Inter di voler provare a vincere tutto, cioè di voler puntare anche alla Champions. Quindi questo potrebbe essere un effetto collaterale di un nuovo approccio che l'Inter sta cercando di portare in questa stagione, un Inter che, come dico da mesi, vuole fare una stagione alla Manchester City, cioè vuole provare adesso a stare lì, a qualificarsi agli ottavi di Champions e poi provare lo sprint nel finale di stagione. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, aspetto le vostre considerazioni su questa teoria. Nel frattempo andiamo a dare i voti ai giocatori dell'Inter di questa stagione e torna quindi il nostro tier maker che nel club è sempre presente. Allora, parliamo della difesa, quindi in questo caso partiamo dalla porta, dove vabbè, Joseph Martinez ragazzi non lo abbiamo visto, quindi inutile dargli i voti, vediamo se lo scopriremo piano piano. Jan Sommer, secondo la maggioranza della nostra community, è da ok. Qualche imprecisione, a livello di dati l'anno scorso lui ha chiuso una stagione con 6 gol e mezzo subiti in meno rispetto a quelli che erano attesi, quindi ha subito 6 gol in meno di quelli attesi, quindi ha fatto anche delle parate molto importanti. Quest'anno invece questo dato è sullo meno 0,2, quindi ha subito leggermente di più rispetto a quello che era atteso. Non è tutta colpa sua, è anche una questione di reparto sicuramente, però per ora ecco ha fatto meno miracoli, mettiamolo in questa chiave qua, dell'anno scorso, e quindi la chat, la community di Passione Inter lo ha messo sull'ok. Su Pavard, andiamo alla difesa, c'è stata tanta divisione nelle valutazioni, perché il 50, anzi partiamo dalle inferiori, il 23% circa lo ha messo nei rimandati addirittura, il 23% lo ha messo addirittura nei top, il 53% invece si posiziona a metà e mette Benjamin Pavard negli ok, quindi nella sufficienza. Secondo me questo è abbastanza comprensibile nel momento in cui la stagione di Pavard è iniziata male e poi è arrivata in crescendo. Sta crescendo secondo me nelle ultime settimane, sta dimostrando che è un giocatore veramente importante, detto che da lui, visto quello che è stato pagato, visto il suo lavoro, ci aspettiamo ecco, un rendimento che faccia la differenza. In alcune gare lo ha fatto, per ora ancora troppo poco secondo me per poter andare ad una fascia sopra. Jan Bissac si becca un 70% di voti circa che lo posizionano negli ok, un ok molto pieno, qualche voto per i top, qualche voto addirittura anche per l'MVP, un 6% che l'ho messo addirittura MVP. Bissac quest'anno croce delizia in tanti aspetti, alcune disattenzioni lo hanno portato alcuni tifosi a metterlo in discussione seriamente, chiedendosi addirittura se fosse da Inter o meno. Per me è da Inter se gioca concentrato come lo fa in Champions League, è da Inter se gioca da terzo con le sue caratteristiche che gli permettono di sganciarsi, essere imprevedibile e fare la differenza anche nei duelli aerei. Su Bisek trovate anche un altro contenuto che ho pubblicato qualche giorno fa, dove analizzavo il rinnovo di contratto e dei dati che dimostrano come quest'anno stia comunque migliorando sotto tanti aspetti. Quindi Bisek ok secondo la chat. Il primo top arriva invece al centro della difesa, dove Francesco Acerbi, forse anche sulla scia dell'ultima partita col Napoli, dove ha annullato letteralmente Lukaku, nel 53% dei voti da parte della nostra community di Passione Inter si becca il primo top della rosa nerazzurra. Siete d'accordo o no? È lui il miglior difensore dell'Inter in questo momento? Secondo la nostra community non è lui il miglior difensore, perché in realtà c'è un Bastoni che viene votato top dal 76%, una percentuale nettamente più alta per Bastoni. Sono d'accordo, Bastoni sta facendo un'altra evoluzione secondo me quest'anno in fase difensiva soprattutto, ed è un'arma assolutamente importante. Non sarà Calafiori per citare Spalletti, ma ce lo godiamo questo Bastoni, che forse ecco in tanti vorrebbero vedere nell'evoluzione da centrale, ma lì non mi sta ancora convincendo del tutto, quindi da terzo invece, da specialista lì da quella parte ce lo vedo super super bene.
Mentre Stefan De Vrij, con qualche imprecisione, nonostante anche lui comunque abbia fatto anche delle ottime partite, per il 62% della nostra community si prende un ok e quindi lo posizioniamo in quella zona lì. Chiudiamo con Carlos Augusto in questo reparto e poi dopo gli altri nomi li troveremo negli altri reparti e negli altri contenuti che vi porteremo. Carlos Augusto per il 76% dei nostri abbonati e delle nostre abbonate è da ok, quindi un ok molto pieno per un Carlos Augusto che devo dire, posso dire, mi sta convincendo di più da terzo che da quinto, detto che per me sarebbe perfetto da quinto e per me Carlos Augusto non ha sfruttato benissimo quelle occasioni in cui è stato messo in campo da titolare, lì a sinistra al posto di Di Marco. Mi aspetto di più perché io ritengo Carlos Augusto un elemento che può davvero dire la sua anche nella nazionale brasiliana e quindi è stato limitato anche dall'infortunio, ma adesso vedremo il suo rientro come starà e come inciderà su questa Inter. Fatemi sapere se siete d'accordo con queste valutazioni, aspetto tutti i vostri commenti, so che ne arriveranno tantissimi, poi li commenteremo, li analizzeremo nella diretta delle 19:30. Iscrivetevi al canale così non vi perdete i prossimi appuntamenti con centrocampo e attacco, continueremo con il nostro tier maker, la valutazione di quello che è successo dall'inizio della stagione ad ora, quindi con i nostri interisti. Se volete anche voi partecipare a questi contenuti e interagire con noi 24 ore su 24 con contenuti esclusivi e non solo, www.passioninter.club, entrate a far parte della nostra splendida community, mi raccomando. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.